Queste sono una delle tante domande che ho ricevuto, quindi amici e amiche, bentornati sul canale. Oggi vi voglio parlare di una delle mie compagne di viaggio fedelissime che ho avuto in questi 5 mesi di cicloturismo. Di che cosa sto parlando? Sto parlando della Sony RX100V, che non è altro che la camera con cui sto registrando questo video in questo momento. Intanto voglio ringraziare RC Foto di Padova perché ha sostenuto questo progetto, questo viaggissimo, fornendomi questa camera. Secondo me è una delle camere che è perfetta per chi è in viaggio e potrebbe essere cicloturista, un camminatore oppure semplicemente un viaggiatore che non vuole avere troppa attrezzatura pesante e vuole portarsi a casa del materiale stupendo. La Sony RX100 di cui stiamo parlando ora è una camera compatta, prima di tutto, quindi non ha l'obiettivo intercambiabile, però è già nel mercato da alcuni anni, infatti è uscita nel 2016. Non mi voglio molto fermare sulle sue caratteristiche e sulla sua scheda tecnica perché la potete facilmente reperire in internet, ma con questo video voglio un attimo mettere in luce i pro e i contro che ho sperimentato in questi 5 mesi di viaggio. L'ottica che monta è un'ottica Zeiss, quindi un'ottica di buona qualità. Quelli che secondo me sono i pro di questa camera è l'autofocus, che è molto veloce e voilà, all'avvicinarmi come cambia, veramente veloce. Per me l'autofocus è stato importantissimo perché, avendo affrontato un viaggio in bici, ovviamente il mio obiettivo è la velocità. Ma il display posteriore LCD è ribaltabile, quindi è fantastico per chi fa vlogging come me, per esempio. Possiamo scattare foto anche utilizzando il mirino che si solleva praticamente azionandolo con un pulsante. L'ho usato qualche volta, mi sono trovata bene e non mi dispiace tutto sommato fare le foto così invece che orientarmi sullo schermo. C'è da menzionare soprattutto la sua leggerezza, sono solo 300 grammi e quindi è a dir poco fantastico. Io l'ho sempre tenuta all'interno del marsupio, non mi ha mai dato particolare fastidio, anzi era come non averla. Lo zoom è elettronico, si possono fare video in 4K e si possono fare anche dei bellissimi scatti in notturna, come per esempio questi. Per quanto riguarda il menu, la ghiera dei programmi è super intuitiva, quindi anche prima di partire per questo viaggio ho dato una letta veloce alle istruzioni, ma tutto era veramente super facile da capire. L'apertura della lente può arrivare fino a 1,8. A fine serata il mio compito era quello, proprio grazie alla connessione wireless, di trasferire le immagini dalla fotocamera al telefono o al PC. Quello che secondo me è stato il contro maggiore per una persona che fa video è che c'è possibilità di attaccare un microfono esterno. L'audio che sentite in questo momento è l'audio originale che è catturato direttamente dalla camera. È comunque un buon audio, è perfetto. Lo schermo non è touch, non c'è la possibilità di inserire, di selezionare il punto che vogliamo mettere a fuoco. L'interfaccia è un po' dispersiva. Io durante questo viaggio ho dovuto fare delle interviste, ma non riuscivo a farle durare più di un tot perché la batteria si surriscaldava. Noi cicloviaggiatori e camminatori siamo esposti continuamente alle condizioni meteo, ma purtroppo questa camera non è tropicalizzata, quindi bisogna fare super attenzione quando piove e quando ci si trova ad affrontare condizioni meteo un po' particolari.
Quando si decide di agganciare la Sony ad un treppiede, poi lo sportellino della batteria non si apre più. Che dire, consiglierei questa camera o no? Ovviamente sì, la consiglierei, a me è stata molto di aiuto in questi 5 mesi di viaggio, quindi per me le parti più importanti, i punti a favore di questa camera sono sicuramente il buon autofocus, la sua velocità di scatto, la sua leggerezza e questa lente che riesce a coprirmi moltissime situazioni e soprattutto il diaframma è molto luminoso, arriva fino a 1,8. Per quanto riguarda i contro, quelli che per me hanno pesato molto è stato il fatto di non poter attaccare un microfono esterno. Gli altri contro di cui vi ho parlato sono stati contro abbastanza superficiali per me. Quindi, pesando il tutto su una bilancia, posso dire di consigliare a tutti i viaggiatori e tutte le viaggiatrici questa camera, che pur essendo nel mercato da un po' di tempo, secondo me è ancora molto valida. Fatemi sapere se anche voi conoscete questa Sony. Quindi non mi resta che salutarvi, io esco oggi in una giornata bellissima di sole, vi saluto e al prossimo video.